Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, sono Virginie e sono un interior designer. Amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale che li rappresenti e soprattutto li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla semplice consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricorda però che sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi mi raccomando, prendi solo quello che senti davvero, faccia al coso tuo e il resto via, lascialo andare. Oggi vorrei tornare sull'argomento spazi piccoli parlando della camera da letto. Ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Lo apprezzerò davvero moltissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. La camera da letto piccola è tra gli ambienti più sfidanti da arredare perché è quella che ha anche i mobili più ingombranti come il letto e l'armadio di cui non puoi fare a meno. Vediamo quindi come fare quando si ha una camera da letto piccola e la si vuole rendere funzionale e accogliente. Se la camera da letto è piccola, non è il caso di riempirla troppo, rischierebbe di essere soffocante. Letto e armadio sono l'essenziale di cui non si può fare a meno, il resto è tutto un di più. La cassettiera, per esempio, può essere integrata nell'armadio. Valuta la corretta misura di questi elementi, non solo riguarda la grandezza della stanza, ma anche quella adatta alle tue esigenze. Mi spiego, se sei single non vale la pena prendere un letto a 2 piazze, potresti optare per una piazza e mezza o volendo di quei letti singoli che oltre a testiera e piediera hanno anche la spalliera. Questi letti con i giusti cuscini si trasformano in un divano durante il giorno e questo può essere utile se la stanza viene usata anche per altro come lo studio. Lo stesso vale per la lunghezza. Se non sei un giocatore di pallacanestro, puoi prendere un letto da 1,90 anziché da 2 metri. In spazi piccoli, anche 10 cm possono fare la differenza. Posiziona tutto in modo da avere uno spazio adeguato per il passaggio e per accedere a tutto con facilità. Soprattutto per l'armadio, sfrutta le altezze anziché la larghezza. Anche se ci fosse lo spazio per un armadio medio-grande, cercalo più piccolo ma magari più alto. Lo spazio per riporre le tue cose sarà lo stesso, ma ci sarà più respiro nella stanza e eventualmente sfruttabile per qualche altro elemento. Puoi anche decidere di usare un armadio a ponte per sfruttare tutta la parete del letto e dare respiro al resto della stanza. Potresti pensare a mettere delle mensole anche sopra la porta, sempre per avere un maggiore spazio per riporle. In uno spazio piccolo, i classici comodini potrebbero non starci, ma come detto altre volte, non è un buon motivo per non averli. È infatti importante avere qualcosa su cui appoggiare anche solo la sveglia o un libro o il pacchetto di fazzoletti. Tutto può fungere da comodino, anche una sedia o uno sgabello, ovviamente se si sposa con lo stile scelto. Puoi anche decidere per 2 mensoline ai lati, un cubotto, un piccolo cassetto sospeso. E se proprio diventa difficoltoso, puoi mettere una mensola grande sopra la testata del letto. Ovviamente se sei singolo puoi anche decidere di avere un solo comodino, anche nel caso di un letto a 2 piazze. A livello estetico sai che puoi anche optare per 2 tipologie di comodini diversi, ma se vuoi una relazione paritaria, i comodini secondo il Feng Shui devono essere uguali.
Lo abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di casa piccola in generale. Per non appesantire la stanza è buona cosa prendere mobili dalle linee semplici e minimali e magari che siano sollevati da terra per poter almeno intravedere lo spazio sottostanze e dare l'impressione di un ambiente più grande. Per esempio, avere una mensola o un cassetto appeso come comodino permette di sfruttare lo spazio sottostante, magari con una cesta che, oltre ad essere decorativa, ti darà altro spazio per riporre. In una camera da letto piccola potrebbe essere comodo avere un letto contenitore o un letto con cassettoni. Questo però appesantisce un po' l'ambiente, oltre a non essere il massimo a livello di Feng Shui perché non lascia fluire liberamente l'energia. Ovviamente, sempre tenendo a mente le tue esigenze, valuta la possibilità di un letto con gambe e poi eventualmente mettere delle scatole, magari con ruote, sotto. Le scatole saranno più nascoste sotto il letto e questo farà intravedere un po' di pavimento, cosa che ingrandirà visivamente lo spazio. Questo aiuterà anche le pulizie perché le scatole saranno facilmente spostabili e anche a livello di Feng Shui è meglio perché l'energia può fluire meglio. I colori chiari, come sai, riflettono al meglio la luce e sicuramente aiutano a rendere la stanza ariosa e luminosa. Però, come abbiamo visto per i colori della camera da letto in generale, i colori scuri possono essere un'ottima opzione. Questo perché i colori scuri danno profondità e sono avvolgenti, regalando la sensazione di un abbraccio. Inoltre, il fatto che non riflettano la luce sono anche di aiuto per favorire il sonno. La cosa a cui bisogna fare attenzione, sia che si scelgano colori chiari o che si scelgano colori scuri, è di evitare forti contrasti che creano una sorta di confine e rimpiccioliscono visivamente gli spazi. Un'altra accortezza nella scelta dei colori è quella di evitare i colori vividi, se non a piccole dosi e in piccoli elementi. Questo anche perché sono eccitanti e non favoriscono il buon riposo. Colori ottimi per la camera da letto sono i verdi, i blu e i marroni, in tutte le sfumature, dalle più chiare, quasi neutre, a quelle più scure. In una camera da letto lo specchio non dovrebbe mai mancare, soprattutto se è la stanza dove ti vesti. È importante darsi una controllata prima di uscire. Se la camera da letto è piccola, diventa essenziale anche per ingrandirla visivamente e aumentare l'apporto di luce. Un'ottima posizione potrebbe essere di fronte alla finestra, ma non lo è a livello di Feng Shui perché rimanda indietro l'energia, quindi meglio che sia almeno angolare. Sempre parlando di Feng Shui è anche importante che dallo specchio non si veda il letto e chi ci dorme. Questo perché riflettendo l'energia potrebbe causare insonnia o interferire con un riposo tranquillo. Se proprio non c'è una posizione che non riprende il letto e non ci vuoi rinunciare, prova almeno a coprirlo di notte. La luce, me lo hai sentito dire tante volte, è fondamentale sempre. Se è vero, come detto prima, che si possono tranquillamente usare colori scuri in camera da letto, anche se è piccola, perché sono avvolgenti e rassicuranti, è vero che perché sia accogliente deve comunque essere correttamente illuminata. La luce naturale è sempre la migliore ed è quella preferibile, quindi fai attenzione a non coprire finestre o porte finestre con mobili o tende pesanti. Usa quindi tende leggere molto filtranti per sfruttare la luce al massimo. Se ami il doppio tendaggio, utile tra l'altro in una camera da letto per evitare che le mi impappino alle volte, che le luci notturne possano disturbare il sonno, fai in modo che quando sono aperte coprano solo il muro e lasciano completamente libere le finestre.
Poi progetta bene la luce artificiale. Non ti stupirai se ti dico che è importante avere più punti luce, una generale, magari dimmerabile e poi altri punti luce, sicuramente vicino al letto e poi magari vicino all'armadio. La luce deve essere calda, morbida e soffusa in modo da favorire il rilassamento. Per la luce vicino al letto, se hai delle piccole mensole, per non rubare spazio, usa luci a muro. Anche questo serve a sfruttare le altezze come suggerito nel punto 2. Te lo aspettavi questo punto, vero? Sì, l'ordine davvero è importante in una camera da letto piccola. Prima di tutto perché il disordine rimpicciolisce visivamente la stanza, ma anche perché la rende tutt'altro che evitante. Una stanza con meno mobili, come detto al primo punto, e oggetti che siano funzionali e scelti con intenzione, ben ordinata, sarà senza dubbio più accogliente e invitante. Anche a livello di Feng Shui il disordine drena le energie e quindi disturba il sonno. Ogni volta che parlo di camera da letto sottolineo l'importanza di vestire il letto. Non servono tante cose, anche perché potrebbero soffocare un po' l'ambiente, ma non rinunciare a qualche cuscino decorativo e magari una bella coperta in fondo al letto. Il letto sarà super invitante e renderà la stanza, anche la più piccola, davvero elegante e accogliente. Ultimo, ma non meno importante per rendere la camera da letto accogliente, sono piante e aromi. Non importa quanto piccola sia la stanza, queste due cose non dovrebbero mai mancare. Per i profumi basterà un piccolo diffusore di aromi o quelle piccole boccettine con i bastoncini o ancora le candele. Si possono mettere sul comodino senza perdere troppo spazio. Per le piante invece basta anche solo una foglia o qualche bel ramo, sempre in un piccolo vaso, oppure sfruttare le altezze e appenderle o appoggiarle a delle mensole. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterai a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!